Ciao Rangers, benvenuti in questa nuova tier list. Oggi andremo a valutare tutti i sesti Ranger. Ci sono anche dei Ranger speciali, diciamo che qui entriamo in un mondo abbastanza particolare. Però andiamo a dare un'opinione di tutti, in questo caso, i Rangers presenti in questa tier list. Sono abbastanza, quindi io vi ricordo subito di lasciare un like e soprattutto l'iscrizione, magari attivando anche la campanella, e partiamo subito. Per chi non lo sapesse, come in ogni tier list, è specifico che la lettera S è il massimo, quindi andremo a inserire lì i personaggi che riteniamo, tra virgolette, migliori, mentre la lettera D indica il grado, diciamo, più basso. Quindi, chiusa questa breve parentesi, allora io direi di seguire l'ordine che sta un po' a caso di questa tier list. Poi, come al solito, eventualmente facciamo delle modifiche alla fine. Allora, abbiamo il Gold Ranger di Beast Morphers. Una serie molto interessante, fa parte, diciamo, è una delle mie preferite, è molto carina. Questo Gold Ranger direi di metterlo in B. Abbiamo lui, abbiamo Nate, che è carino, mi piace come l'hanno comunque scritto come personaggio. Diciamo è un po' il cervellone di turno. A questo giro non è il Blue Ranger, ma è lui che si dedica, diciamo, da questo punto di vista. Quindi per il momento mettiamolo in B. Abbiamo qui il suo collega, il Silver Ranger. Anche qui abbiamo un stile, abbiamo, diciamo, un cambiamento, no? Perché lui comunque parte che è un robot, per poi diventare umano. Interessante, però forse io Steel lo metterei un gradino sotto il Gold Ranger, forse lo preferisco di più. Esteticamente parlando mi piacciono entrambi, cioè comunque sono molto belli tutti e due. Però forse andrei così. Eventualmente, ripeto, facciamo dei cambi. Poi abbiamo il Gold Ranger di Dino Charge. Abbiamo il nostro, diciamo, nobile di turno. Ehm, Forse lui lo metterei in C. Anche in C, perché preferisco comunque quello di Beast Morphers rispetto a lui. Poi Dino Charge è una serie molto particolare. Ad esempio, in questa lista mancano un po' tutti i ranger speciali di questa serie. Magari poi facciamo un'altra tier list. Allora, andiamo con un altro Gold Ranger molto importante, perché abbiamo il Gold Ranger di Dino Fury. Allora, a differenza forse dei personaggi che abbiamo analizzato fino ad ora, io lo metterei o in A o in S. Per il momento mettiamolo in A perché comunque ricopre un ruolo molto importante, no? Ricordiamo anche la profezia che ha all'interno, diciamo che lo vede un po' protagonista, no? Per fermare in qualche modo Lord Zed. E quindi direi di metterlo in A. Ma forse potrebbe anche meritare la S. Allora, ecco, qui vedo già due personaggi molto interessanti che meritano senza ombra di dubbio la lettera S, entrambi di No Thunder. Tra l'altro, se non mi sbaglio, vediamo un po', ecco, la wiki Tommy in questo caso non lo mette come sesto ranger, ma lo mette tipo come un ranger speciale, però vabbè, chi se ne frega. Qui abbiamo il grande ritorno di Tommy, che comunque diciamo ricopre i panni sia di ranger ma anche di mentore. E poi abbiamo Trent, che è comunque uno dei preferiti, all'inizio è cattivo, stretto legame con Mesogog. Quindi sono due bei personaggi che meritano sicuramente la lettera S. Andiamo nel mondo di Megaforce. Abbiamo questo Silver Ranger, che tra l'altro chi vede i miei gameplay sa che in Power Rangers Legacy Wars è particolarmente forte. Allora, anche lui esteticamente parlando è veramente figo, è molto bello. È bello anche il legame che ha in qualche modo con gli altri Ranger, no? Sesti Rangers che gli compaiono anche in quella visione con le varie chiavi. Molto carino lui.
Sono indeciso, penso di metterlo comunque in B. Direi di metterlo in B, un gradino sotto comunque il Gold Ranger di Dino Fury. Andiamo avanti, abbiamo Robo Knight. Ecco, lui probabilmente lo metterei in C, non mi fa impazzire. Devo essere sincero, non mi fa impazzire. A questo punto preferisco dare un punteggio più alto al Silver Ranger, sempre della medesima stagione. Poi abbiamo Zane, che tra l'altro gli ho dedicato anche una puntata di storie di Rangers, che piano piano escono di tutti i Rangers, di tutti i personaggi. Allora, Zane, anche Zane, io non posso non metterlo in S. Comunque arriva in un momento, no, di difficoltà, va a aiutare gli Space Rangers, sappiamo il forte legame con Andros. Io lo metto in S. È un bel Ranger secondo me. Poi chi mi segue sa che in Space è la mia stagione preferita, è veramente fatta bene. Poi abbiamo il Wolf Ranger. Allora anche lui se non mi sbaglio non lo mettono come sesto Ranger, ma lo mettono come tipo Ranger, ecco, speciale. Allora io lo metto anche lui in S. Lo metto in S perché anche lui è un mentore ed è uno, anzi sicuramente il mio personaggio preferito in Jungle Fury. Mi piace tanto, tengo anche il suo Morpher, quindi lo voglio premiare. Ecco, al contrario del suo compagno, Rinoceronte. No, a parte gli scherzi. Vediamolo un po', andiamolo... dove sei? Allora. Non lo mettono... Neanche lui lo mettono praticamente tra i sesti Ranger. Allora, il Rhino Ranger... Secondo me dà meno valore aggiunto rispetto al Wolf Ranger. Forse lo metterei in B. Forse lo metterei in B per il momento. Titanium Ranger. Allora, Lightspeed Rescue. Titanium Ranger ha avuto la sfiga, ha avuto la sfortuna di avere una controparte Super Sentai che da quanto so usciva poche volte nella stagione. Per questo lui a un certo punto sparisce e non lo vediamo più, o comunque lo vediamo poche volte trasformato. Peccato, perché secondo me è stata un'occasione un po' persa. E io per questo motivo lo voglio mettere lo metto in C, perché comunque, ripeto, si vede poco. Sì, dai, lo metto in C o in B. Sono un po' indeciso, sono un po' combattuto. Vediamo, dai. Ragazzi, allora, per me Magnan Defender non lo so se lo considererei un sesto Ranger. Forse lo considererei più un Ranger speciale, però chi se ne frega. È uno dei miei personaggi in assoluto preferiti, cioè di tutti quanti, no? Magnan Defender è qualcosa di incredibile e mi sono divertito tantissimo a realizzare la sua puntata di storie di Rangers. È bellissima, ha una storia incredibile con il figlio. Top. Lui va in S senza ombre di dubbio. Ok, poi abbiamo Tommy, White Ranger, praticamente diventa il leader, no? Soprattutto quando se ne va Jason. Che dire, beh, di Tommy, White Ranger c'è poco da dire. Poi abbiamo, allora qui entriamo nel mondo di Mystic Force, perché abbiamo il Solaris Knight, e poi se non mi sbaglio, forse anche lui non lo mettono, però abbiamo il signor Wolf Warrior, se non mi sbaglio, e Udonna. Allora, io forse li metterei tutti e tre sullo stesso livello. Forse li metterei in B. Li metterei sicuramente in B, tutti e tre. Però forse li metterei in A, probabilmente, perché comunque hanno un ruolo veramente importante nella storia. Quindi li metterei in A. Poi abbiamo Lembov che da Korag diventa Wolf Warrior. No, dai, carino. Comunque i genitori del Red Ranger li metterei in A.
allo stesso livello del Golden Ranger e di Nero Fury, perché comunque hanno un ruolo molto importante a livello di trama e di quello che succede anche prima, no? Di Mystic Force. Poi andiamo avanti e vediamo un po' il Gold Ranger di Ninja Steel, il nostro amato cantante. Lui non mi fa tanto impazzire, devo essere sincero. Io lo metterei a livello C. A livello C, sì. Sì, direi di metterlo a questo livello. Non mi sento di metterlo in D, però comunque più della C, almeno io non mi sento di darglielo. Anche perché in Ninja Steel, tra le, diciamo, stagioni più recenti, tra virgolette, secondo me è quella meno potente, ecco. Soprattutto nell'era post Saban, no? Diciamo la Saban 2.0 è quella uscita un po' meno debole rispetto a Samurai, Dino Charge, eccetera, eccetera. Poi andiamo in Ninja Storm. Quindi abbiamo i Thunder Rangers e abbiamo il nostro Cameron. Allora, probabilmente li metterei sullo stesso livello, una B, che secondo me non è male. Ninja Storm è carina come stagione, però la Disney ha fatto stagioni migliori, no? Pensiamo a SPD, a Dino Thunder, RPM, no? Direi di metterli in B. Loro avevano sì questo odio per la morte dei loro genitori, che sono stati presi in giro, però da Lothar, presi in giro da Lothar, manipolati più che altro, però direi metterli in B. Poi abbiamo il nostro Mercury Rangers di Operation Overdrive. Allora, a differenza un po' degli altri tier list, dove ho un po' sono andato un po', ho criticato, no, questa stagione, in questo caso non mi sento di metterlo in D, ma di metterlo in C, perché secondo me il Mercury Rangers, Ranger un po' salvano la stagione, che ha tanti difetti. Carina l'idea appunto che è un alieno, dove adotta anche questa forma umana. Direi di metterlo in C. Poi andiamo in RPM, dove abbiamo i gemelli, no? Gemma e Gemma, abbastanza particolare, no? Anche in Super Mega Force, dove la loro chiave si unisce. Per questo li voglio premiare e io li metto in B. Poi abbiamo Gemma, comunque un ritorno anche importante sempre in Ninja Steel, quindi direi di metterla in B, di metterli insieme. Poi abbiamo Samurai, abbiamo quest'altro Gold Ranger, Antonio. Allora, Antonio, io sono indeciso se metterlo o in B o in C. Anche lui è forte a Power Rangers e Legacy Wars. Non è tra i miei preferiti, però direi di metterlo in C, sì, a livello un po' di altri Gold Ranger che non sono tra i miei preferiti. Direi di sì. Spostiamoci in una delle stagioni preferite dai fan, ovvero Power Rangers SPD. Allora abbiamo lo Shadow Ranger, Omega Ranger e Cat. Allora sicuramente non li vado a mettere sullo stesso livello. Cat sarei tentato di metterla in D, sinceramente. Ricordo che compare poco, se non mi sbaglio, trasformata. Però, considerando che comunque ha avuto un ruolo importante nella creazione, no, dei Morpher, appunto della sezione di SPD, della nascita dei poteri, eccetera eccetera, la metto in C. Lo Shadow Ranger e l'Omega Ranger probabilmente li metto in A, perché comunque sono due bei Ranger. Lo Shadow Ranger, vabbè, un bel mentore secondo me, e Sam comunque interessante, carino.
ritorna appunto nel passato per impedire che l'impero trumiano vinca sostanzialmente. Quindi li metterei in S. Stavo pensando se mettere l'Omega Ranger in A, però no, dai, mettiamoli così. Poi abbiamo il Quantum Ranger. Allora, il Quantum Ranger io lo metto in A, perché comunque so che molti lo metterebbero in S, devo essere sincero. Però forse nel finale un po' si avvicinano ai Ranger. È sempre comunque sempre un po', c'è sempre questo conflitto, anche per via un po' del suo passato difficile. Però è un bel Ranger e io lo metto in A. Poi abbiamo il Phantom Ranger. Anche il Phantom Ranger non mi dispiace. È un Ranger che si fa un po' i fatti suoi, però che comunque dà tanto aiuto. Soprattutto, no? Per esempio, pensiamo a In Space, alla ricerca di Zordon, ma anche in Turbo. Io lo metto in A. Poi è molto figo lui, con l'invisibilità, il rubino. Bello, bello. Anche mi è piaciuto anche scrivere la sua storia appunto, in storia di Rangers, raccontarla più che altro. Poi abbiamo il Lunar Wolf Ranger di Wild Force. Anche lui comunque ha una storia particolare. Io lo metterei in A. Ed infine abbiamo il Gold Ranger, che uno potrebbe dire: ah, ma mettilo qua così facciamo tutto allineato. Però il Gold Ranger, anche con il ritorno di Jason, lo voglio premiare, lo metto in S. Vediamo se devo fare alcune modifiche. Però guardando un po' così la situazione, direi di confermare tutte le posizioni. Sì, le voglio confermare. Quindi ragazzi, questa era la mia tier list dei Sesti Rangers. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, qual è, se siete d'accordo oppure no, magari qual è la vostra tier list. Io vi ricordo di iscrivervi e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!